Mi starete chiedendo cosa ci facciamo nel nostro ufficio per questo video. Oggi vi proponiamo un video un po' diverso dal solito e vi parliamo un po' dietro le quinte del nostro lavoro. E in particolare oggi vi raccontiamo un po' come si fa ad ottenere un buon risultato, quando dobbiamo realizzare per voi uno scudo, decorato, nel modo in cui che avete scelto voi, basandoci su una fonte storica, che sia una raffigurazione di un vaso, una raffigurazione ceramica, un affresco. Comunque vi raccontiamo un po' del lavoro necessario e del come arriviamo al risultato finale. E spesso quando pensate, al vostro scudo, al vostro progetto, immaginiamo che partiate da un'immagine storica che avete visto su qualche fonte, su qualche supporto che vi ha ispirato. Anzi, vogliamo fare proprio un esempio pratico con un lavoro che stiamo svolgendo per un cliente? Me Sì, assolutamente. Partiamo proprio da un esempio pratico. È un esempio sul quale stiamo lavorando adesso, anzi vi faremo vedere, diciamo, in diretta come poi approcciamo questo tipo di lavoro. Un cliente ci ha contattato per chiedere una decorazione per uno scudo oplitico, per un aspis, e ci ha mandato la fonte di riferimento, che è questo vaso, e la decorazione è questo toro, insomma, che occupa direi a tutto campo la superficie anteriore dello scudo. Ecco, il passaggio dalla fonte iconografica o archeologica che voi ci inviate allo scudo non è così ovvia come sembra. Assolutamente, c'è un lavoro un po' articolato, da fare, perché ovviamente dobbiamo riportare quest'immagine che al momento su un fondo immateriale e oltretutto in un formato assolutamente differente da quello dell'oggetto reale, quindi va riportato fisicamente sullo scudo, sull'oggetto materiale, e riportandolo nelle modalità sia grafiche che, dimensionali corrette per riprodurlo. Quindi il primo lavoro che dobbiamo effettuare è ricavare, diciamo una traccia, cioè una grafica da quest'immagine che ovviamente è tutt'altro che un lavoro di tipo grafico. Il primo passaggio è chiaramente, quello che si effettua con un'applicazione informatica, un'applicazione digitale, un programma notissimo. Noi utilizziamo Photoshop per, trasformare appunto, l'immagine che ci inviate in un file grafico che poi andremo a riportare sullo scudo. Ecco, così abbiamo ottenuto, la traccia grafica del disegno che va riportato, fisicamente sullo scudo. Quindi questo è già stato riportato nelle dimensioni corrette, viene, stampato, e dalla stampa cartacea poi, viene tracciato, sulla superficie dello scudo. E quindi vi abbiamo mostrato quello che ci serve effettivamente avere a disposizione per poter procedere con la decorazione. Naturalmente ci sono dei passaggi obbligati. Come vedete, non è mai possibile trasferire immediatamente dall'immagine a schermo direttamente al prodotto finito. Non si può passare dall'immagine che voi ci mandate direttamente a dipingere lo scudo, altrimenti diventerebbe un'operazione estremamente arbitraria e soggetta alle variazioni introdotte dalla mano di chi disegna, dall'interpretazione anche, personale del disegno, rischiando poi di fare qualcosa di ben lontano dal risultato che volevate ottenere,
e anche di lontano da quello che è storicamente documentato. Quindi tutti questi passaggi tecnici sono assolutamente indispensabili, ed è un lavoro che noi includiamo ovviamente nella voce decorazione dello scudo, cioè è un lavoro preliminare che è indispensabile per passare alla fase poi in cui si dipinge effettivamente lo scudo. E qui introduciamo un altro argomento che è quello della scelta dei colori, perché nel momento in cui abbiamo poi tracciato il disegno sullo scudo, bisogna ovviamente avere chiaro anche con che accostamenti cromatici andiamo a realizzare la decorazione definitiva. Esatto, e in questo caso, tornando allo scudo che vi abbiamo mostrato, come in molti altri casi in cui un cliente ci richiede una decorazione particolarmente, direi proprio dalle ceramiche greche parlando, le ceramiche greche sono a 2 colori, per motivi anche, come dire, tecnici per la realizzazione dei vasi, e per esempio il cliente in questo caso all'inizio ci aveva richiesto una decorazione nera con la figura in bianco. Ora, noi sappiamo bene come in realtà il nero, per esempio, sia un colore non molto utilizzato e anzi piuttosto nefasto anche per il mondo antico, e quindi ci siamo, messi in moto per con lui, come con altri clienti, per consigliargli dei colori che fossero più adeguati. In questo caso un fondo scuro potrebbe significare per esempio un colore rosso. Infatti ne approfittiamo per ricordare che ne abbiamo già parlato in un video del valore simbolico delle decorazioni degli scudi e anche del valore simbolico attribuito ai colori nell'antichità, che è un argomento che non possiamo mai trascurare quando ci dedichiamo a riprodurre delle decorazioni su un oggetto antico. Esattamente. E in più noi abbiamo la fortuna in certi ambiti archeologici, culturali, del mondo antico, eccetera, di avere ancora delle testimonianze indirette, perché magari su delle descrizioni, oppure dirette perché sono delle fonti visive particolari, che ci permettono proprio di vedere come venissero anche scelti determinati colori. Per esempio nel caso degli scudi oplitici possiamo entrare nell'ambito etrusco e abbiamo delle decorazioni parietali ad affresco che ci mostrano come nella realtà erano colorati questi scudi. Vi possiamo mostrare alcuni esempi da alcuni lavori passati che sono stati eseguiti. Per esempio questo scudo, che è la riproduzione di uno degli scudi rappresentati sulle pareti della tomba Giglioli, una tomba etrusca del IV secolo, e qui appunto si vedono dei colori che su un vaso, come realizzato all'epoca, sarebbero sostanzialmente impossibili da riprodurre, mentre invece la fonte, affrescata ci dà questa possibilità. E lo stesso si può dire per un altro scudo che abbiamo realizzato in passato sempre dal mondo etrusco, ovvero questo scudo molto particolare. Che riprende appunto sempre un'immagine da un affresco, in questo caso non era un'immagine, non era la raffigurazione di uno scudo vero e proprio, ma era comunque un'immagine che aveva un significato simbolico ben preciso per la cultura etrusca e nel quale questo affresco, insomma, potevamo ricavare i colori originari utilizzati per raffigurare questo demone del del Pantheon etrusco, e quindi abbiamo, se non altro, scelte di colori assolutamente verosimili dal punto di vista storico, anzi assolutamente conforme, diciamo, all'ambito storico al quale fa riferimento questo scudo. Naturalmente i colori rimanenti, cioè la bordatura, richiamano i colori utilizzati per la decorazione, ma quella è un'interpretazione, diciamo, ispirata ai colori, ma non è una riproduzione esatta di uno scudo, raffigurato. Però è comunque un lavoro nel quale abbiamo certezza della plausibilità dei colori impiegati. E da ultimo, visto che quelli ha mostrato 2 scudi del mondo etrusco, mentre invece, per esempio, lo scudo sul quale abbiamo lavorato e altri scudi su cui abbiamo lavorato sono provenienti o comunque sia rappresentativi del mondo greco, come fare a scegliere i colori adeguati in quel caso? Un esempio è rifarsi a i colori che noi siamo sicuri da varie fonti che fossero utilizzati più frequentemente nel mondo antico, e anche guardando, questo sì, un dato che magari è importante anche dai vasi, dalla ceramica greca,
il contrasto, quindi se la figura è più scura e il fondo è più chiaro, questo è un indicatore quantomeno di alcune combinazioni possibili che ci possono essere. Ne è un esempio questo scudo che abbiamo riprodotto molte volte, meglio la cui decorazione è estremamente diffusa nel mondo greco. Questo per quanto riguarda anche la sua decorazione del bordo è ispirato a un vaso a uno scudo rappresentato sul volte Chigi, e in questo caso abbiamo consigliato al cliente, visto che si era affidato totalmente a noi per la scelta dei colori, abbiamo consigliato al cliente di procedere con un fondo bianco che, come abbiamo spiegato anche altre volte in altri video o articoli sul blog e post sui nostri canali social, come fosse il colore predominante per il fondo degli scudi per larga parte dell'antichità, per tantissime culture in antichità, e naturalmente il rosso, che era un colore tutto sommato facilmente vedibile, ed è un colore che tra l'altro ha dei significati molto forti legati al mondo religioso, al mondo militare. E in più sull'Olpe Chigi, appunto, tornando al discorso dei contrasti, abbiamo l'uccello decorato scuro su un fondo chiaro, e quindi in questo caso ci sembrava la decorazione più adeguata. In altri casi, rifacendoci anche ad altri esempi sempre della ceramica greca, abbiamo invece rappresentato uccelli magari più chiari su un fondo scuro, a volte anche nero in passato, però per l'appunto questo è anche indice di come anche per noi la ricerca va avanti. Oggi, appunto, come lo scudo con il toro che vi abbiamo mostrato, reclutiamo migliori altri colori che siano effettivamente colori, come per l'appunto il rosso. Sì, tra l'altro con il caso specifico, oltre al fatto che sia documentato e che abbia un valore simbolico, bianco e rosso, è un abbinamento di colori che rende la maggior evidenza proprio del contrasto, e quindi è molto indicato a rendere visibile a distanza un'immagine che comunque ha l'obiettivo di essere ben identificata, e quindi ottiene proprio il massimo effetto di visibilità. Bianco e rosso è uno degli abbinamenti che ottiene appunto il massimo dell'effetto sulla visibilità nell'occhio umano. E quindi questo video vi può servire anche per avere un'idea migliore di come fare per eventualmente richiederci uno scudo con una decorazione secondo i vostri desideri, secondo il vostro progetto, e vi dà anche già un'idea di che tipo di immagini ci servono per poter effettuare effettivamente un lavoro fatto, insomma, con un certo livello di qualità. Quindi tendenzialmente delle immagini che siano già di per sé chiare, di dimensioni sufficienti ad essere ingrandite, quindi a una definizione accettabile per poter essere ingrandite il più possibile a raggiungere le dimensioni dell'oggetto reale. Tendenzialmente parliamo di immagini che vanno iscritte in un cerchio attorno ai 75-65 centimetri di diametro. Naturalmente non è necessario che l'immagine originale abbia queste dimensioni, però che abbia una definizione tale che ci permetta di lavorarci in maniera agevole per estrapolare un'immagine più grande, questo sì. Immagini troppo poco definite, immagini incomplete, costringono ad un lavoro impreciso e particolarmente complesso, con risultati alle volte non sempre magari all'altezza delle aspettative, o meglio, con necessità di un lavoro ulteriore, alle volte sproporzionato rispetto a quello che sarebbe l'effettivo risultato con immagini più adeguate. Se avete dubbi o qualunque tipo di approfondimento, informazione, potete scriverci alla nostra mail che trovate nella descrizione, oppure potete visitare il nostro sito e vedere già una parte dei lavori realizzati. Qui trovate sempre l'indirizzo in descrizione. Continuate a seguirci se vi interessano i nostri contenuti. Noi spaziamo abitualmente su diversi temi legati sempre alla rievocazione storica e alla storia dell'antichità.